Buongiorno a tutti, sono Francesco Guidetti, direttore tecnico di Geoplast. In questo caso il cliente ci chiedeva uno studio di fattibilità per piastre alleggerite con New Nautilus Evo per un edificio multipiano residenziale a San Benedetto del Tronto. Come vedete qui si tratta di un edificio con interrato e 4 piani tipologici per i quali il cliente voleva una valutazione alternativa rispetto alla soluzione tecnica da lui adottata. Dal disegno fornito dal cliente viene estrapolata la struttura estraendola dall'architettonico ed importata su un programma di calcolo a elementi finiti del quale viene poi ricavato un modello completo tridimensionale della struttura con setti pilastri e la piastra alleggerita modellata con diverse caratteristiche meccaniche per le zone appunto dove ci sono gli alleggerimenti e le zone invece dove va lasciato il calcestruzzo pieno, come potete vedere da queste immagini. Una volta fatto girare, il modello fornisce ovviamente le sollecitazioni che possono essere visualizzate tramite mappe di colori, come vedete qui, che possono essere ovviamente opportunamente filtrate. Da lì possiamo ottenere anche delle indicazioni sulle armature da utilizzare, come vedete in questo momento. Queste sono le armature a flessione, che poi vanno ovviamente filtrate in funzione delle armature base da utilizzare. Possiamo vedere anche, come vedete qui, i risultati per quanto riguarda il punzionamento, che è un dato molto importante per questo tipo di strutture. E da qui viene fatto un predimensionamento che viene sintetizzato con un elaborato grafico. Come vedete qui, avete una sezione tipo, il layout piano per piano degli alleggerimenti, in modo tale da avere una stima di quanti alleggerimenti andranno nel vostro progetto e di conseguenza quanto calcestruzzo. Qui c'è una sintesi dei calcoli effettuati, compresa anche la freccia che viene calcolata con un calcolo non lineare fessurato a lungo termine. E infine una tabella che contiene i dati riassuntivi di calcestruzzo, acciaio e numero di alleggerimenti necessaria per poter procedere a un'analisi dei costi. Su richiesta del cliente possiamo anche redigere un progetto esecutivo di cantiere che viene creato con modellazione BIM sfruttando Python parts e Visual Scripting parametrici, come vedete dal filmato. In questo caso si tratta di modellare le armature delle colonne in modo parametrico e abbastanza intuitivo, sfruttando delle specifiche tool in Python. Ecco qui vedete come sia possibile variare le armature, numero e diametro, passo, e analogamente si può procedere a progettare la staffatura. Viene quindi presentato al cliente un piano delle armature, come vedete qui. A corredo, se occorre, ci sono anche le armature delle travi con i relativi esplosi e le varie etichettature delle barre. E infine anche ovviamente un piano di cassero con tutte le quote necessarie, individuazione delle zone piene e alleggerite, forometrie e sezioni tipologiche di dettaglio e tutti i dettagli costruttivi necessari alla messa in opera in cantiere degli alleggerimenti e anche delle armature. Ecco qui, come vedete, è un modello BIM completo da cui vengono poi estrapolate tutte le tavole di progetto. Naturalmente il sito internet mette a disposizione dei clienti tutta una serie di strumenti che li agevolano e gli possono aiutare nel loro lavoro. Abbiamo una sezione dedicata alle innovazioni che la nostra azienda propone. Poi ci sono ovviamente tutte le varie soluzioni, vale a dire quello che potete fare utilizzando i nostri prodotti, perché ogni prodotto ha molteplici utilizzi. Nella parte progettazione potete vedere in tutto il mondo che cosa abbiamo realizzato e potrebbe darvi qualche spunto. Infine nella sezione prodotti avete i dettagli prodotto per prodotto. In questo caso stiamo parlando di New Nautilus Evo, come vedete qui avete dati tecnici, area download con le schede tecniche e quant'altro, e infine avete anche un tool di predimensionamento, eccolo qui. Inserite i dati del vostro telaio, quindi il passo
dei pilastri in una direzione e nell'altra, poi dovete scegliere la larghezza della nervatura e le dimensioni del pilastro. Altro dato importante è il numero di campate in un senso e nell'altro, che qui stiamo completando. Selezionate poi la categoria del vostro edificio per i coefficienti parziali che vanno nella combinazione di carico e inserite i vostri carichi di progetto. Potete anche imporre il grado di protezione al fuoco. Qui poi inserite i dati dell'armatura base che volete utilizzare, che diciamo è quella che va dappertutto, salvo infittimenti locali se necessari, con i relativi copriferi. Potete scegliere se volete barre sciolte oppure rete elettrosaldata, perché questo influenza anche lo spessore delle solette sopra e sotto. Da normativa potete scegliere i tipi di calcestruzzo e acciaio e anche decidere se volete fare più alleggerimento possibile oppure se volete minimizzare l'armatura a taglio, completando poi con i vostri dati personali il software vi dà il risultato che è una proposta di predimensionamento del vostro solaio che vi viene inviata via mail e una volta scaricata avete qui tutti i risultati del calcolo, vedete qui i materiali utilizzati, sezione tipo, come il calcolo è stato effettuato, nel caso specifico è un calcolo semplificato e non agli elementi finiti, ma comunque abbastanza preciso per quel che riguarda gli obiettivi di questo tipo di strumento. E sulla base di questi risultati poi viene fatta ovviamente una stima delle armature necessarie, eccole qui, compreso punzonamento e taglio, e nell'ultima parte avete anche una tabella riassuntiva che vi dice indicativamente i consumi di calcestruzzo e acciaio e l'incidenza degli alleggerimenti per metro quadro, quindi tutto quello che vi serve per avere anche una stima dei costi della vostra struttura. E con questo è tutto per quanto riguarda il servizio di assistenza alla progettazione, per quanto riguarda le piastre alleggerite, e vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.